Voglio fare una cosa diversa, una reaction ad una situazione un po' complicata che riguarda la GP24-25, la storia che è venuta fuori di Bagnaia che l'approva, di Uccio che dice una cosa, Ducati che ne dice un'altra, della stampa che si lamenta di questo, che dice che c'è confusione, della intervista di Bagnaia dopo la figuraccia della sprint di Mandalika. Voglio fare una roba diversa, invece di fare un video faccio una reaction, è un po' live, cioè fatta al volo, non preparata. Mi perdonerete, già fanno schifo i video normali che faccio, figuriamoci questi qua. Però io ci provo, magari vi interessa, riesco a buttarla dentro al volo. Ok, sigla. Ciao da Mr. Helmet, non ho testi, non ho lì, cioè non ho quasi niente, ho tutto un po' al volo, tranne una cosa, due cose di cui mi sono dotato, la dichiarazione di Pecco Bagnaia per la intervista che ha fatto dopo la sprint di Mandalika, e poi un video di Zamagni che vedete in copertina, che ho preso non per attaccare Zamagni, ma per attaccare una situazione che si sta creando e che si è creata, che è causa di tutto quello che sta succedendo, secondo me. E poi c'è la parte di Uccio e tutto il resto e anche altre cose che ho letto. Ok, allora iniziamo con il video di Zamagni. Mezze parole, dichiarazioni, smentite, marce indietro in quella e di quelle da ricordare, quella e di quelle da ricordare per tutta la vita. Ecco, invece di parlare di questo si continua a parlare di GP24, di GP25, di moto uguali, moto differenti, di mezze prove, un casino totale. Allora, tanto scusate che ho messo Zamagni veloce, già faccio fatica normalmente, però insomma, c'è casino in Ducati. Vado avanti perché cioè, è un concetto interessante questo qua. Una confusione che fa solo male alla Ducati. L'ultima puntata di questa triste, a mio modo di vedere, telenovela è quella che riguarda i test di Misano Adriatico. Giovedì, ieri, a Pecco Bagnaia è stato chiesto: è vero che nei test di Misano hai provato una moto di Morbidelli? La risposta è stata: non confermo. Confermo invece che per tornare competitivo ho utilizzato dei pezzi precedenti. Allora, questa cosa danneggia Ducati, sì, ma viene vista come una colpa di Ducati. È stato chiesto da chi? Dai tuoi colleghi, quindi dalla stampa, che continua a fare queste domande del ciccio su questo tema non rilevante. Cioè, perché io ve l'ho detto 1000 volte, non è importante questa cosa. Non era importante far provare a Pecco la 24, non aveva senso. E invece voi vi lamentate che Ducati sia nella confusione, che non è vero, perché Ducati ha vinto tutto quello che può vincere, ha messo 5 moto nella classifica generale, fra i primi 3-4, ha vinto il mondiale piloti, ha vinto il mondiale team, ha vinto il mondiale, cioè, che casino vive Ducati, è la moto migliore del mondo al momento, con i piloti migliori del mondo, quindi il casino ve lo state inventando voi. Ecco, oggi è arrivata la smentita a Pecco Bagnaia, perché Alessio Salucci, il direttore sportivo, il responsabile del team WR46, ha dichiarato: sì, abbiamo dato una delle nostre moto a Bagnaia, Ducati ci ha chiesto una mano, noi gliel'abbiamo data per il lunedì, per il test, per il giorno di test a Misano, e poi questa moto ovviamente ci è stata riconsegnata alla sera. Oggi Bagnaia non ha potuto far altro che dire: io dico quello che mi dicono di dire, e ha ragione Pecco, non è che Pecco può inventarsi delle risposte, lui è un dipendente di Ducati, non è lui che esce male da questa storia. Allora, adesso è colpa di Ducati se Uccio, dopo lo analizziamo questa situazione qua, se Uccio praticamente cosa fa? Smentisce Ducati stessa e da team director, questo è il suo ruolo, di un team cliente con un contratto Ducati, fra virgolette, sputtana Ducati perché dicendo delle cose che magari sarebbe stato meglio non uscissero. Quindi la colpa è di Ducati? Ah, ma Pecco dice, fa il suo dovere perché dice che no, intanto Pecco dice non confermo, che non è il modo corretto, perché in realtà non si dice né non confermo né non smentisco, si dice no comment. Ma questo va bene, è un altro discorso. Uno preso a bruciapelo risponde come riesce e va bene. Però fino adesso io non vedo colpe di Ducati, cioè perché Uccio non lavora per Ducati, ok? Andiamo avanti. Chiarissimo che lui dice quello che Ducati gli dice di dire, mentre Ducati ufficialmente continua a non prendere posizione. E allora andiamo a sentire anche cosa ha detto oggi Davide Tardozzi ai microfoni di Sky, un Davide Tardozzi piuttosto polemico. Chissà perché polemico Tardozzi, che poi tutte le ragioni anche lui non le ha, perché adesso viene fatto ascoltare Tardozzi che si arrabbia e guardate
come, diciamo così, il problema sia radicato tutto in queste dichiarazioni che Tardozzi fa. Guarda, sentite. A sentirlo. Davide Tardozzi ai microfoni di Sky. Vai. E finisce per parlare di 24, 25, 27, 23. Ma la Honda, che sta crescendo, che telaio ha? Che cosa ha fatto? L'avete indagato? Io vi ringrazio che parlate sempre solo di Ducati, però a noi va di parlare del campionato del mondo di Marca, della splendida gara di Pecco, poi senza addentrarsi in che cosa o non che cosa. I piloti ufficiali, Marc, Pecco... Allora, ha ragione Tardozzi. Perché non parlate della Honda? Ma te lo dico io perché. Perché non parlate della Yamaha? Perché non parlate delle altre cose segrete, fra virgolette, che fanno gli altri? Beh, adesso gli rispondo io, sia a voi che a Zamagni. Perché i giornalisti, il rapporto fra giornalisti e tecnici e viceversa è come quello fa padrone e cane, mi si perdoni il paradosso, fra maestro e allievo, fra genitore e figlio. La stampa fa quello che tu gli consenti di fare. Se tu dai confidenza alla stampa, la stampa se la prende. Se tu parli di puttanate, fai cosa del battito cardiaco, fai festeggiamenti, li inviti a cena con te, oltre il limite di quello che dovrebbero essere i rapporti stampa tecnici, se tu parli di fesserie e gli dici tutti i dettagli e ti metti a fare i servizi sulla forcella che hai fatto tu, i servizi sul micro abbassatore del disco del micro cosa, e dai spazio a tutte queste cose qui che hai deciso tu, è chiaro che la stampa queste confidenze se le prende. Ti devi chiedere perché Puig queste interviste non le fa, perché Jarvis queste interviste non le fa, nemmeno Rivola, Brivio queste interviste non le fanno, le fa la Ducati, che si fa esplorare dalla stampa in un certo modo e poi se ne lamenta. Ducati è continuamente protagonista su ogni micro bullone e vite e guarnizione nuova che porta, ma poi si lamenta perché gli fanno i peli, pelo e contropelo su questa cosa qua. Non funziona così. La stampa, il rapporto che hai tu con la stampa, il livello di confidenza con il quale la fai entrare a casa tua dipende da te. Io da comunicatore ve lo dico, nessuno vi costringe a dire a Sky ogni cosa. Però dopo, se voi improntate questa linea editoriale qua, questa linea di comunicazione qua, dopo non ve ne potete lamentare. E di Gian Antonio hanno la possibilità di avere n pezzi, per cui al di là del fatto che ognuno si dà la moto come vuole, ci sono dei momenti dove il pilota decide di fare dei cambiamenti nella moto, poi si possono usare dei pezzi nuovi, dei pezzi che devono ancora arrivare o dei pezzi che sono già stati usati. È chiaro che questo mix deve dare al pilota quella fiducia che serve. Il pilota ufficiale ha questo onere, questo dovere, questo compito ancora più difficile, perché molto spesso avere una moto dell'anno prima già collaudata con n dati, con n soluzioni è molto più facile. Però intanto non capisco perché negli ultimi anni siano uscite tutte queste cose sempre. Allora, Tardozzi dice una cosa molto importante, intanto che i piloti vari, tutti, sia ufficiali che non, hanno vari pezzi da provare e li provano e sono fatti loro e va bene. E poi dice una cosa altra anche molto importante che ho detto anche io negli altri video, cioè che il pilota ufficiale ha l'onore e l'onere di provare dei pezzi nuovi. L'onere, cioè quando tu lavori in una fabbrica che introduce un nuovo macchinario, mi perdoni il paradosso, questo macchinario tu usi quello lì, lo devi provare sia per l'azienda che te lo chiede, sia per migliorare. Non è che dici no, io uso il tornio di mio nonno perché mi sono sempre trovato bene. Non funziona così, ok? Adesso poi dice un'altra cosa Tardozzi, inizia a chiedersi perché si parla della 23, 24, 25 e di che in continuazione mentre degli altri non se ne parla. Caro Tardozzi, ma perché voi l'avete consentito? Perché se voi aveste sempre tagliato corto tutte le volte che uno vi chiede che moto usa, che moto ecco, questa è una parte. E poi c'è la stampa, caro Zamagni, siete voi di Sky, perché mi pare che tu lavori là, che avete in continuazione difeso Pecco cercando di trovare scuse e scusette e motivazioni più o meno grandi per le quali Pecco avrebbe dovuto trovarsi meglio con un pezzo piuttosto che un altro, passare da una soluzione piuttosto che un'altra. Quindi quando ti lamenti del fatto che si parli di 23, 24 e 25, io ti dimostrerò, caro Zamagni, ma sei tu stesso che lo fai, che la colpa è di quelli come te. Ok? Andiamo avanti. Su Ducati, evidentemente c'era qualcuno che parlava troppo, però ripeto, a noi piacerebbe avere tante informazioni sugli avversari, e cose per cui noi non vorremmo dare troppe informazioni agli avversari. Da una vittoria schiacciante in Giappone, se avessimo avuto il miracolo della moto di Morbidelli, credo che non fossimo andati così come oggi, per cui è chiaro che ci sono delle piste più favorevoli, delle piste meno favorevoli. Per tornare al discorso moto, è quello che ti dicevo prima, cioè noi abbiamo la possibilità di fare n soluzioni, per cui è chiaro che ci è voluto una giornata intensa di testa per poter mettere Pecco nelle condizioni migliori. Te lo dice che non è la forcella, ok? Sì, hanno provato varie cose, ma non è la forcella e non è la 24. Se fosse la 24 non farebbero cagare, questo è il riassunto, a Mandalika, tutti e due i piloti nel modo diverso, ma insomma tutti e due i piloti. Però attenzione perché
Ecco, questo Davide Tardozzi, come ho detto, un Davide Tardozzi piuttosto polemico nella sua dichiarazione, ma è anche un Davide Tardozzi che mette in dubbio il fatto che Pecco Bagnaia abbia provato la GP24 nei famosi test di Misano, perché... E continui tu a tirar fuori questo tema che prima dici che non bisognerebbe parlarne e poi metti a fare la pelle a Tardozzi che mette in dubbio una cosa di cui non si dovrebbe neanche parlare, secondo te, no? Che mette la confusione su Ducati. Non se ne dovrebbe parlare, però tu continui a parlarne. Non è tutto, Non è tutto, attenzione. Lui dice qualcosa tipo è il miracolo della moto di Morbidelli, qui non si è visto, come dire, non può essere quella moto lì, insomma, la moto, ricordiamo che c'è una GP24 comunque seconda qui a Mandalika, che è quella di Fermin Aldeguer, e c'è anche un'altra GP24 direttamente in Q2, che è quella di Alex Marquez. Comunque, insomma, lui la dice che... E quindi tu lo hai capito anche tu, Zamagni, che è una questione di testa, di polso e non di moto, perché altrimenti se così fosse Bagnaia, che in teoria dovrebbe essere più bravo di Aldeguer e Marquez, Alex Marquez, sarebbe davanti. Lo capisci che non è questo? Te lo dici da solo, te l'ha detto Tardozzi, però continuiamo a rimestare questo grandissimo pentolone di cacca che è il tema GP 23, 24 e 25. Ma attenzione ragazzi che dopo ve lo spiego, No? Questo miracolo della moto di Morbidelli qui non c'è stato evidentemente, perché Bagnaia oggi è molto indietro, 18esimo, 17esimo, e anche Marc Marquez sempre con la GP25 fa una gran fatica, è 11esimo ed è caduto 2 volte. Ma torniamo a questo test e alle parole di Davide Tardozzi. Lui dice nel finale ci è voluto un giorno intero per fare questo test. Allora, una cosa che io odio è dire io l'avevo detto, ma attenzione perché questo, ragazzi, questo è il colpo di genio. Attenzione perché questo è il colpo di genio. Lui dice odio dirvi ve l'avevo detto, però adesso si vanterà di una, scusatemi, si perdoni, di una fesseria assoluta. Attenzione perché questo è il colpo di genio di Zamagni. Stavolta voglio però condividere una cosa. L'8 giugno 2025 avevo fatto questo approfondimento perché non far provare la GP24 a Bagnaia. Di solito uno si vanta delle robe intelligenti che fa, no? Cioè uno dice, guardate che notizie avevo indovinato, guardate che roba avevo fatto, guardate che intuizione avevo avuto. Lui si vanta invece di questa roba qua, si vanta di aver avuto un'idea, cioè di aver parlato di una cosa della GP24 di cui adesso si lamenta che se ne parli e che è in effetti poi una fesseria, perché lo sappiamo tutti che non è la soluzione provare la GP24, ma lui se ne vanta. Attenzione perché è un genio questo. Attenzione, vi porto, guardate qua, questo è. E nel testo introduttivo avevo scritto la notizia in prima fila di oggi è dedicata nuovamente alla GP25 e alla GP24. Oggi, dopo la sprint disastrosa di ieri, allora ricordiamo che si riferiva al Gran Premio di Aragon, dove Bagnaia è andato piuttosto male. Pecco Bagnaia ha fatto un discreto passo in avanti perché in gara è stato decisamente più convincente, dimostrando un buon potenziale, merito anche dei dischi da 350. Cioè continuiamo a parlare dei dischi, delle forcelle, delle forcelline, di tutte le puttanate che mettono casino e poi dopo diciamo, ma ragazzi, ma c'è confusione in Ducati, ma vi rendete, invece di parlare dei grandi risultati si continua a parlare della GP24, della GP25, della forcella. E cosa fa lui? Si vanta di aver parlato per primo della GP24, della GP25 e della forcella. Ma attenzione perché non è finita qui, 55 mm, ma ancora non è il Bagnaia super efficace in frenata delle passate stagioni. Colpa del pilota, colpa tecnica? Per togliere ogni dubbio io non avrei dubbi. A te questo colpo di genere, a parte il gioco di parole di cui si vanta che è da scuola elementare, va bene. Avevo fatto questo gioco di parole, farei provare a Pecco la GP24, sempre ammesso che non sia già stato fatto, e allo stesso tempo scambierei la moto fra Franco Morbidelli e Fabio Di Gianantonio. Cioè voi vi rendete conto? Cioè lui non solo si vanta, si lamenta del fatto che si parli della GP24-25, si lamenta che in Ducati si sia confusione e non si parli dei risultati di Ducati ma di queste cagate qua, ma poi ci aggiunge i dischi e altre cagate e poi il colpo di genio. Facciamo provare, come se fossero delle scarpe, delle mutande, facciamo provare a Bagnaia la GP24 e cosa facciamo in più? Guarda che colpo di genio che ho, non voglio dire l'avevo detto, facciamo provare, facciamo scambiare le moto a Morbidelli e Di Gianantonio, cioè uno che si lamenta e poi si vanta di aver avuto questa intuizione senza alcun senso, perché cazzo dovrebbero provare a scambiarsi le moto di Morbidelli e Di Gianantonio? Non so mica loro che sono ultimi che hanno problemi. Non lo so. Continuiamo, perché... Ecco, questa era la notizia in prima fila del 8 giugno 2025 che trovate su MotoGP e sul canale YouTube, perché secondo me era talmente logico e talmente chiaro che per era logico, ragazzi, togliere ogni dubbio bisognasse far provare la GP24 a Bagnaia.
Cioè, per togliere ogni dubbio bisognerebbe dovuto provare Bagnaia e la GP24 per scoprire poi che la gara di Motegi era un caso isolato e che la GP24 non c'entrava un cazzo. Perché non è quello che ha fatto andare a Motegi forte Bagnaia, ok? Ora questo test sembra, ripeto, sembra perché Tardozzi non l'ha così confermato come invece ha detto Uccio. Chiaramente Uccio ha detto abbiamo dato una moto di Morbidelli a Bagnaia perché Ducati ci ha chiesto di fare questo test. Lui non distingue Uccio da Tardozzi, da Linea, questi qua. E questo è un problema, Cioè, dopo ve lo devo spiegare qual è la differenza, Ecco, comunque si fa fatica a capire perché si è arrivati soltanto al test di Misano per fare questa prova. Perché è una cagata. Perché è una cagata, è un contentino dato ad una persona in difficoltà, ma che è universalmente riconosciuta all'interno di Ducati, evidentemente quello che penso io conta poco, come una puttanata, caro Zamagni, ok? Poi, a me dispiace usare questo video per fare questa cosa qui, perché Zamagni, fra l'altro, è uno dei più equilibrati, di quelli che cerca di ragionare di più su certi temi, però a volte su questo... Cioè, uso lui come, perché non è che ne ho visti molti altri, uso lui perché poi, perché lo utilizzo per appoggiarmi con delle argomentazioni, non è un dissing verso Zamagni, ci mancherebbe. E sempre andando avanti oggi, scusate ma io l'avevo detto, io avevo detto il 27 settembre 2025, dopo la strepitosa vittoria nella sprint di Pecco Bagnaia nel Gran Premio del Giappone, dopo la strepitosa pole position sempre di Motegi, Dall'Igna aiutaci a capire il mistero Bagnaia. Ma perché Dall'Igna ti deve spiegare che cosa... Guarda, lo prendo al volo, lo cerco al volo. Guarda, lo cerco al volo. Perché ti deve spiegare Dall'Igna qual è il problema di Bagnaia? Perché ti deve aiutare a capire qual è? Dall'Igna te lo ha già detto qual è il problema di Bagnaia. Il problema di Bagnaia è questo qua. Il problema di Bagnaia è un problema psicologico, ok? Cioè, vi faccio vedere, il problema di Bagnaia è un problema psicologico. Questo cosa ti deve aiutare Avevo scritto Dall'Igna? in grandissima Cioè, cosa ti deve aiutare a fare Dall'Igna? Te l'ha già detto, va bene, andiamo avanti. difficoltà Misano, grandissimo protagonista Motegi, Pecco Bagnaia vince alla grande e dimostra di essere un campione. Ma cosa è cambiato nei test di Misano? Cosa è successo? Su cosa si è lavorato? C'è solo una persona che potrebbe aiutarci a capire, l'ingegnere Gigi Dall'Igna. Probabilmente impossibile, ma a me piacerebbe tantissimo che il direttore generale di Ducati Corse ci spiegasse cosa è cambiato, su cosa si è lavorato per ridare fiducia nella guida a Pecco. Questo avevo scritto il 27 settembre. Il 27 settembre, quando il 17 agosto, con l'articolo che ti avevo fatto vedere io, ovvero questo qui, ti aveva già detto che era un problema psicologico. 17 agosto, quindi tu diciamo che dormi. Ma non è Ok, va bene. Andiamo avanti. Cioè, Dall'Igna ti deve spiegare a te perché non va Bagnaia, ma se non lo sa neanche lui, se dice problema psicologico, evidentemente non è un problema tecnico e quindi non te lo può spiegare. Eppure te l'ha già spiegato. Andiamo avanti. in 2024, Marc Marquez 2025, Marc Marquez non vinceva un titolo da 6 anni, quindi l'impresa complessiva, l'impresa sportiva di Ducati è di quelle da ricordare per tutta la vita. Ecco, invece di parlare di Su Ducati evidentemente c'era qualcuno che parlava troppo, però ripeto, a noi piacerebbe... Scusate, vado un po' avanti perché ho fatto un pasticcio. Scusate, perché... No, è il bello della diretta, cioè... ok. Oh, scusate, campione. Ma cosa è cambiato nei test di Misano? Cosa è successo? Vabbè, sì, su cosa si è lavorato? C'è solo una persona che potrebbe aiutarci a capire, l'ingegnere Gigi Dall'Igna. Probabilmente impossibile, ma a me piacerebbe tantissimo che il direttore generale di Ducati Corse ci spiegasse cosa è cambiato, su cosa si è lavorato per ridare fiducia nella guida a Pecco. Questo avevo scritto. Lui il 17 settembre, quando si era perso la parte in cui Gigi gli aveva già detto che era un problema di capoccia di Pecco, ok? Il 27 settembre 2025, ma non è soltanto una richiesta da appassionato che come tutti noi vorremmo sapere tutto quello che succede dentro un box, in pista, nel reparto corse. Ovviamente vorremmo conoscere tutti i segreti che non possiamo conoscere, che giustamente non possiamo conoscere, ma fare chiarezza toglierebbe qualsiasi discorso di complotti, favoritismi, di incapacità, di ne ho lette e sentite di tutti i colori. In queste quelle da ricordare, quelle da ricordare e sentite di tutti i colori, molte delle quali le avete fatte voi a Sky, ok? Quindi alla fine, voglio dire, la colpa è vostra e vi lamentate di cose che avete innestato voi.
possiamo conoscere, che giustamente non possiamo conoscere, ma non potete conoscere perché ve le siete inventate voi. Cioè siete gli artefici di queste cose qua. La GB24, la GB25, il disco, il dischetto, la forcella, la forcellina, il mega servizio, sono tutte amplificazioni vostre e Ducati, fra l'altro, non senza colpe, si lamenta di vostre amplificazioni d'accordo con voi, perché Ducati si è sempre prestata a questo vostro circo. Ok? Vi state lamentando l'uno dell'altro di cose di cui siete responsabili voi. fare chiarezza toglierebbe qualsiasi discorso di complotti, Sì. favoritismi, di incapacità, di robe, ne ho lette e sentite di tutti i colori. In questo modo, con una dichiarazione ufficiale di Gigi D'Aligna, del direttore generale di Ducati Corse, ecco, si toglierebbe ogni dubbio, si capirebbe finalmente veramente cosa è successo dentro al box, togliendo la parola a chi invece, come me, anche non sa nulla e giudica soltanto stando fuori. Ecco, io Cioè, il problema è D'Aligna che ti deve dire che non c'è un complotto. Cioè, veramente, voi state chiedendo a uno di dire, è come se, cioè, non ha senso, altrimenti c'è. Se D'Aligna non ti dice, guardate, non c'è un complotto, allora il complotto uno ha diritto di dubitare. Ci rendiamo conto? Fra l'altro D'Aligna te l'ha già detto qual è il problema. credo che sarebbe fondamentale che Gigi D'Aligna facesse chiarezza su questo aspetto, e non si può arrivare a una situazione dove il giovedì il pilota ufficiale Pecco Bagnaia dice una cosa, giustamente dice una cosa perché gli è stato detto di dire quello, e il giorno dopo non un rappresentante di Ducati ma un responsabile comunque della squadra satellite di riferimento di Ducati dice una cosa completamente differente. E allora tu non hai capito che Pecco dice male, fra l'altro, quello che può dire, ma non si può arrivare che il giorno dopo non un rappresentante di Ducati, quindi ne hai una mezza coscienza di questo, ma un altro che non c'entra niente con Ducati dica una cosa diversa. Cioè, adesso tu mi stai dicendo che è colpa di Ducati se praticamente Uccio smentisce questa roba qua. Cioè, se è colpa di Ducati se Uccio conferma questa roba qua. Vi faccio vedere. Bagnaia ha provato uno qualsiasi motorsport, ma tutti l'hanno scritto, la GP24 di Morbidelli, loro ce l'hanno chiesta, noi gliel'abbiamo data, insomma questo è il succo della questione, l'abbiamo fatto a Misano durante il test collettivo, spiegare quello stesso conta poco, quello che conta è stato veloce, che era in pole, che poi ha vinto la sprint, eccetera, eccetera. Quindi loro stessi, no, stanno, vedi qua, poi c'è il riservo di Ducati, la Ducati ci ha chiesto aiuto lunedì, dice Pecco, cioè che dice Uccio, li smonta. Pecco ha provato la moto di Franco, ma poi la moto è tornata nel nostro garage, non so quale abbia guidato da allora. Cioè ha detto, io ho dato la moto oh. Detto questo, sembra che Uccio non abbia responsabilità, ma in realtà le ha. Cioè, Uccio, voi pensate che sia un amico di Ducati, ma Uccio non è un amico di Ducati. Uccio è un cliente di Ducati che lavora per Valentino e dice quello che dice Valentino. E quindi Uccio, se gli può dare in quel posto a Ducati quando Marquez ha appena vinto il mondiale, ma non perché Uccio è cattivo, perché fa il suo lavoro, e può portare acqua sul mulino dopo che è stato eletto a team supporto anche Gresini, se può difendere Ducati, scusate, Bagnaia, che è un pilota della VR46, allora Uccio lo fa. Cioè non ti puoi meravigliare che Uccio smerdi Ducati. Il problema è di Ducati che deve fare una telefonata a Uccio e gli devi dire: senti, a cosa? Ma tu di chi sei cliente? Di Sky, dei giornalisti, oppure di Ducati? Perché magari sarebbe stato molto più carino da parte tua mantenere una certa eleganza, una certa riservatezza. Ma non ha colpe particolari Uccio, se non quello di avere poca sensibilità e di voler tirare lui un colpo a Ducati, sputtanandola e salvando il suo pilota della sua Academy e tutto il resto. Quindi non capisco perché Zamagni si meravigli di una roba di questo tipo. Continuiamo. La mancanza di chiarezza di comunicazione, ripeto, è soltanto un male per Ducati. È un male per Ducati, ma non è colpa di Ducati. Se Ducati viene tradita dal suo cliente, dal team director suo cliente, è una cosa che può gestire dopo che è successa, ma non la può prevedere, a meno che non vi siano dei contratti che impediscono ai vari Uccio e Gresini, eccetera, di parlare delle cose che fanno, su se questo è vero, se ci sono, se la sbrigheranno. E così
lo ridico, lo ripeto, invece di parlare solo bene di Ducati come meriterebbe per i risultati sportivi raggiunti in pista, si parla di Ducati con 1000 ombre, 1000 dubbi, 1000 complotti. 1000 ombre, 1000 dubbi e 1000 complotti che vi inventate voi, perché voi dovreste parlare di Ducati bene, benissimo, strabene, comunque, in ogni caso, perché a noi di Bagnaia non ce ne frega un cazzo, tendenzialmente. Possiamo analizzare il tema come un tema, diciamo così, di colore, perché ormai ha anche stancato, una roba patetica, ma Bagnaia non è Ducati, non è rilevante come il campionato vinto da Marc Marquez, come Aldeguer che da rookie sta facendo paura, come Alex Marquez secondo in campionato con una moto clienti, come una casa che ha vinto team, squadre e tutto quanto. Non so se mi sono spiegato. Quindi alla fine, caro Zamagni, i complotti li vedete voi. Di Ducati puoi parlare solo bene, non ne devi parlare male perché Uccio ha sbroccato e si è fatto i fatti suoi. Cioè, e perché non avete capito perché Bagnaia va piano? Bagnaia va piano perché non è forte come Marquez, perché ha avuto problemi di testa e ha stravolto la moto. E Dall'Igna ti ha detto che ha un problema psicologico. Te l'ho fatto vedere, te l'ha detto il 17 agosto e tu il 27 settembre ancora cercavi di capire cosa è successo. Mi dispiace, c'è Zamagni come rappresentante, io non è che lui è cioè, non è questo che voglio dire. Le considerazioni che non andrebbero fatte, che Ducati non meriterebbe. È questa la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo Zam, voglio sapere la vostra opinione. Questa è la notizia in prima fila. Vuoi sapere l'opinione di una cosa che ti sei costruita tu insieme ai tuoi colleghi di Sky per cui tu lavori, che hai imbastito tu, è la forcellina, è il disco, però di cui però tu stesso ti lamenti e chiedi ad Allinea delle risposte che ti ha già dato e che siccome non ti hanno soddisfatto e non hai capito, allora le rivuoi. Come il terapeutista che dice dimostrami che no, cioè, è stato dimostrato, no, ma ancora dimostrami ancora, cioè, non riesco a capire questa cosa. La verità è che c'è un tema che è l'intervista di Bagnaia, che io vi leggo. Questa è una trascrizione, c'è un'intervista molto più lunga fatta a Sky di 3 minuti dove gli chiedono umilmente cosa è successo e poi gli fanno la stessa domanda 2 o 3 volte, però la verità è questa. Pecco Bagnaia a Sky Sport. Vorrei sapere anch'io cos'è successo. Teoricamente la moto è la stessa del Giappone. In pratica non lo so. Cioè, lui dice, gli chiedono più di una volta, la moto è la stessa? In teoria sì, in pratica non lo so. Quindi stai dicendo che non lo è, o che non hai capito, o che hai dei dubbi, o che te stanno a fregare. Okay. Una settimana fa in Giappone ho fatto il Bezzecchi di oggi. Pole con record e vittoria della sprint. Ieri e oggi mi ritrovo nella stessa situazione prima del test di Misano. Non posso spingere perché la moto si muove tanto. In alcuni momenti sono rimasto senza freni e ho dovuto chiudere il gas sul dritto. Magari questo serve a dimostrare le telemetrie che diranno ma perché hai chiuso il gas sul dritto, e lui dirà questa cosa qua, va bene. Ho preso 30 secondi da Bezzecchi e 13 dal penultimo. Vorrei sapere anche io cos'è successo. Quest'anno la mia confidenza con la moto non è quella che dovrebbe essere, soprattutto in piste con scarso grip al posteriore. E vabbè, questo l'abbiamo detto. Nonostante avessimo trovato la quadra in Giappone, qualcosa è cambiato evidentemente. Quindi sta alludendo al fatto che in Giappone avevano sistemato e poi gli hanno rismontato tutto. Non sto guidando la mia moto. E di chi? Cioè, queste sono accuse a Ducati. Io se fossi meccanico direi, Pecco, ma che cazzo stai a dire? La fortuna di aver avuto la gara di Motegi mi ha aiutato tanto a livello mentale, perché almeno sono spariti tutti i dubbi che io non ho mai avuto, ma alcune persone sì. Ero convinto di arrivare qua e riuscire a lottare per le prime posizioni, pur sapendo che era una pista difficile. Teoricamente la moto è la stessa del Giappone, in pratica non lo so. Cioè, più di una volta dice questa cosa. Ecco, allora, se Ducati ha un problema, non è quello che dice Zamagni, ma quello che dice Pecco qua. Ducati ha un problema molto grave di gestione di una delle sue risorse. Uccio non è una risorsa Ducati, Bagnaia invece sì. Valentino non è una risorsa Ducati, ok? Bagnaia invece sì. Ecco, se c'è un problema che ha Ducati, per il quale forse Ducati dovrebbe essere messa un po' in discussione, è la gestione delle sue risorse, vedi Pecco, e il rapporto con la stampa di cui si lamenta, ma che ha favorito Ducati stessa con i suoi personalismi, i dettagli e tutte le menate. Quindi questo è. Dopodiché io poi ho letto anche un articolo di Scalera su GP1 che dice che Pecco
non funziona come dice lui, cioè lui deve dare spiegazioni a Ducati e non viceversa, perché effettivamente non è stato mai quel fulmine di guerra che ha vinto senza problemi alla Marquez, ed è stato sempre uno molto fragile e delicato, e questo rapporto di tu mi devi spiegare, io non ho capito cosa mi manca qua, cosa mi manca là, è vero, l'abbiamo sempre detto anche su Mr. Helmet, però il problema è questo qua. Anche a Scalera chiedo, ma voi dal 2021, quando veniva elogiato Bagnaia come il nuovo Marquez, come quello che vinceva contro tutto e tutti, che era super fortissimo e tutto il resto, dove eravate? Cioè, vi accorgete adesso che Bagnaia ha vinto un campionato per un pelo contro un Quartararo disperato, ne ha persi 2, uno buttandolo via, ne ha perso uno con Martin che aveva neanche la sua stessa moto, ne ha vinti 2 per il rotto della cuffia, e che soprattutto si è fatto i primi anni in MotoGP rantolando, non certo come Aldeguer. Di questo vi accorgete adesso? Cioè è incredibile anche questo. E dite che Bagnaia non deve chiedere spiegazioni a Ducati, ma le deve dare. È giusto, per l'amor di Dio, la riflessione di GP1, ma la domanda che vi faccio io, ve ne accorgete nel 2025? Quindi ci lamentiamo che Ducati che non ci sono risposte, che si parli della 24 e della 25 delle cagate, che poi la stampa è la stampa stessa. Ducati si lamenta della stampa impicciona e che parla delle minuterie, quando è Ducati stessa che queste informazioni gliele dà, perché Honda non gliele dà. E poi ci lamentiamo che Bagnaia è un po' complessato e che è un piagnone e tutto il resto, tutti i siti, eccetera. Adesso ve ne accorgete? Mi sembra un po' tardi. Ora, scusate se mi sono dilungato, scusate se il video è venuto un po' così, però ho voluto fare una riflessione al volo e ve la butto dentro prima di cena. Hai visto mai? Ciao da Mr. Helmet. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, per chi ha tutto il tempo di guardarsi, ma una mezz'oretta ce la potete fare. Che ci avete da fare? Ciao!